Ciao a tutti amici, oggi vi porto a Parigi. Noi siamo partiti da Nantes e abbiamo preso il treno low cost Ouigo che ci mette circa 2 ore e un quarto per arrivare a Parigi, quindi purtroppo avevamo soltanto mezza giornata o poco più per visitarla. In questo video quindi vi faremo vedere cosa vedere a Parigi in un giorno. Noi siamo partiti dalla cattedrale di Notre Dame, di cui ci siamo accontentati di guardare la parte anteriore perché il resto è purtroppo in ristrutturazione per via dell'incendio, e poi abbiamo deciso di raggiungere il Louvre a piedi, camminando sulla Senna, sulle rive della Senna, dove è pieno di questi negozietti con souvenir e quadri. Noi abbiamo camminato, quindi abbiamo deciso di fare tutto questo percorso a piedi anche per vivere un po' l'atmosfera cittadina e vedere un po' com'è Parigi. Ma se preferite potete prendere un autobus o la metro per arrivare al Louvre. La Senna è navigabile, quindi se non volete girare a piedi come abbiamo fatto noi, potete prendere anche un bateau mouche e fare tutto il giro di Parigi sul battello, e potete anche fare un pranzo o una cena. Costa un po' di più, ma ne vale la pena. Noi purtroppo non abbiamo fatto in tempo, ma ci sarebbe piaciuto moltissimo e magari lo faremo la prossima volta. Io vi consiglio di guardare Get Your Guide o Viator, perché lì ci sono tanti biglietti a prezzi accessibili per fare questi giri e visitare anche i musei. Noi purtroppo avevamo davvero poco tempo, quindi ci siamo accontentati di vederli da fuori. Infatti siamo arrivati al Louvre e alla famosa piramide a piedi. Io non immaginavo che il Louvre fosse così grande, davvero non me l'aspettavo. Non so, avevo sempre solo visto la piramide e non mi immaginavo quanto fosse maestoso e bello anche l'edificio del museo. È stato bellissimo vedere come vicino al Louvre c'era un suonatore di strada che suonava la Vie en Rose. Stato davvero un momento molto magico e molto parigino, proprio come si vede nei film. E siamo arrivati alla piramide e anche qui era pienissimo di gente, non ci aspettavamo una situazione diversa. Insomma, se volete fotografare la piramide del Louvre senza nessuno intorno, probabilmente verso l'alba trovate poca gente, ma io non sono adatta per fare queste levatacce e quindi mi sono accontentata di fare la classica foto turistica e anche di spiare all'interno della piramide per vedere un po' il museo. Noi purtroppo non abbiamo fatto in tempo ad entrare perché c'era la fila, c'era tanta gente e avevamo pochissimo tempo a disposizione, quindi volevamo vedere tutte le attrazioni più famose, ma se avete possibilità ovviamente entrateci, prenotate online in modo tale da saltare la fila. Tra l'altro, se avete meno di 26 anni, per voi il museo è gratuito ed è gratuito per tutti il primo sabato del mese. Poi abbiamo fatto una pausa pranzo, abbiamo preso un panino e un buonissimo dolcetto in una boulangerie più o meno da quelle parti, in un vicoletto, e abbiamo assaggiato queste meraviglie. Io sono innamorata pazza delle boulangerie di Parigi, vi giuro non ne ho trovata una né lì né a Nantes che non mi è piaciuta. Poi abbiamo fatto una lunghissima camminata nei giardini delle Tuileries, che sono molto molto estesi e molto molto belli. E tornando al discorso dei dolci, vi volevo anche dire che in pratica a me sono piaciute tantissimo le tarte framboise, quelle alle lamponi, ma anche il pain au chocolat e il Paris-Bré. Li ho veramente adorati. Non ho un videoclip, ma vi dico solo che li ho assaggiati ed erano buonissimi.
Camminando siamo arrivati a Place de la Concorde, che è questa piazza fuori, appena fuori dai Jardin des Tuileries, famosa. Il est pieno di gente. È un po' un punto dove si vedeva la Tour Eiffel, che io avevo cercato online, ma non era particolarmente bello in realtà. Quindi anche se la Tour Eiffel in linea d'aria sembrava vicina, era piuttosto lontana e quindi abbiamo preso un autobus per raggiungerla e siamo arrivati a Place du Trocadero, dove vedete la Tour Eiffel proprio di fronte a voi. Anche qui era pienissimo di gente, uno dei posti forse più fotografati e visitati di Parigi, ma comunque vale la pena andarci. Arrivati qua siamo stati un bel po' a fotografare la torre, ovviamente ne ho approfittato per fare qualche foto instagrammabile classica. Con me la Tour Eiffel, in foto da qualsiasi angolazione, insomma, perché davvero non ci sembrava vero di essere davanti alla Tour Eiffel, un monumento che avevamo sempre solo visto nelle foto, e quindi non ci sembrava vero che era lì davanti ai nostri occhi. Poi abbiamo sceso le scale e siamo andati verso la Tour Eiffel, dove ci sono dei bellissimi scorci da fotografare con la Tour Eiffel alle nostre spalle, quindi anche qua siamo stati quella bella mezz'oretta a scattare tutte le foto. In realtà purtroppo il nostro tempo era esaurito, quindi siamo riusciti a vedere soltanto queste cose che vi ho mostrato. E siamo riusciti a entrare anche nel giardino della Tour Eiffel. La fotocamera purtroppo arrivata qua si era scaricata e quindi non ho altri video, ma vi metto alcune delle più belle foto che abbiamo scattato in quel giorno. Il video termina qua, in realtà c'erano altre cose da vedere, Montmartre, Pigalle, il Moulin Rouge, solo per citarne alcune, il Museo d'Orsay e un'altra infinità, ma purtroppo davvero in un giorno è stato impossibile, quindi spero che riusciremo a tornare per vedere tutto quello che non abbiamo visto e per fare almeno quelle altre cose tipo il giro in battello, che sono secondo me assolutamente da fare. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di avervi dato qualche spunto e lasciatemi nei commenti, scrivetemi se siete stati a Parigi, e quanti giorni siete stati e cosa siete riusciti a vedere. Io vi ringrazio nuovamente, vi ricordo che potete seguirmi sui social, mi trovate come Alix88 e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!